voglio preparare insieme a voi una torta a forma di numero. Rachele finisce la quinta elementare, quindi noi per far festa con i suoi compagnetti faremo una torta a forma di 5. Per fare la torta a numero ci serviranno 600 g di biscotti secchi, 300 g di burro, 70 g di cacao amaro, 600 g di crema spalmabile alla nocciola circa e poi tanti confettini al cioccolato colorati per decorare. Per prima cosa frantumiamo i biscotti secchi. Io li metto in un sacchetto, lo chiudo e passo sopra col mattarello, però se ci avete il robot da cucina fate prima. Per fare questa torta a forma di numero ho deciso di usare la ricetta base del salame al cioccolato. Frantumando così i biscotti verranno tutti irregolari, quindi quando taglieremo la torta sembrerà un salame a tutti gli effetti. I biscotti sono sbriciolati e adesso li metto in una ciotola bella capiente. Ecco la consistenza, sono tutti un po' irregolari, però sbriciolati. Adesso aggiungo il burro sciolto, una bella mescolata. Non vi preoccupate per le dosi così grandi, sono gli ingredienti di 3 torte in una, perché i bambini sono tanti. Ho pensato di fare il salame al cioccolato, prima cosa perché è il dolce preferito di tanti bambini, ma poi perché riesco a dargli la forma che preferisco perché si attacca e quindi non c'è bisogno di uno stampo. Adesso aggiungo il cacao amaro, mescolo ancora. E poi per rendere ancora più golosa la torta, ma mi aiuta anche a legare l'impasto, aggiungo anche della crema spalmabile, più o meno 6 cucchiai, poi vi dovete regolare con la consistenza dell'impasto. Se preferite potete aggiungere all'impasto anche dei pistacchi o delle noccioline. Quando l'impasto diventa appiccicoso, prendo un vassoio e cerco di fare la forma del numero, in questo caso il 5. Per impiattare la torta non c'aveva un bel vassoio grande e piatto, quindi ho preferito usare una mensola che c'aveva nel ripostiglio messa da parte, perché spesso quando vai in pasticceria e prendi una torta grande ti danno la mensola piuttosto che un vassoio, poi però gliela devi ritornare perché sennò te la mettono sul conto. Prima di mettere il salame al cioccolato la rivesto bene con la pellicola. Ed inizio a mettere l'impasto qui sopra cercando di fare il numero 5. Ci riuscirò? Non è facilissimo. Potete creare la vostra torta anche a forma di lettera e guarnirla con una bella spolverata di zucchero a velo oppure con delle granelle. Rachele finisce la quinta elementare, quindi ho disegnato il numero 5 con un po' di impasto. E adesso che più o meno ho l'idea, lo vado a fare un pochettino più cicciotto, aggiungendone ancora. Non ci preoccupiamo se sbriciola un po', Quando va in frigo il burro si rapprende e si lega tutto. Quando sono stata a Junior Bake Off, Rachele ha dovuto fare una torta complicata, quella che gli ho fatto vedere io nel tutorial. Questa qua ci mette un attimo a farla. Usate un cucchiaio come se fosse una spatola per spingere l'impasto, così il salame viene un pochettino più liscio e vi sporcate meno le mani. E adesso lo richiudo bene con la pellicola, utilizzando anche quella che ho messo sul vassoio. E adesso con la pellicola riusciamo ad aggiustare ancora meglio la forma. Gli diamo anche una bella pressatina. Sembra un 5? Vabbè, io ce l'ho messa tutta. E adesso lo metto in frigo e lo faccio riposare 2-3 ore, oppure un'oretta in freezer, facciamo pure prima.
E adesso iniziamo a decorare la torta con i confettini colorati. Metto uno strato di crema spalmabile così si appiccicano meglio. Quando si prende la cioccolata, ma se è troppo liquida, io di solito faccio così, la giro intorno, però meglio che non vi dico dove ho visto fa, le donne lo sanno. Dall'estetista. E adesso con le caramelline colorate facciamo tutte righe, si possono fare sia in orizzontale che in verticale, però se le facciamo in diagonale l'effetto scenografico è più bello. Pazienza, perché questo è un lavoretto che ci vuole tempo. I confettini basta appoggiarli, perché grazie alla crema spalmabile si appiccicano facilmente. Ce l'ho fatta, è finita, Ci ho messo un bel po', però l'effetto... Se però non avete così tanto tempo da dedicare alla decorazione, potete anche fare delle strisce grandi alternate al cioccolato che si vede sotto e l'effetto scenografico comunque c'è lo stesso. Questo è peccato toccarla. Io mi sono preparato un pezzettino, l'ho decorato e assaggio quello. Con questa Rachele farà davvero un figurone. Troppo buono. L'ho fatto in casa per voi. Per realizzare la torta a numero cominciamo frantumando i biscotti in un sacchetto. Versiamo il burro fuso e mescoliamo. Aggiungiamo il cacao amaro e continuiamo a mischiare. Inseriamo qualche cucchiaiata di crema alle nocciole e impastiamo. Con l'aiuto di un cucchiaio diamo la forma alla torta, la copriamo con la pellicola, la compattiamo bene e la lasciamo riposare in frigorifero. La ricopriamo con crema alla nocciola spalmabile e la decoriamo con i confetti di cioccolato colorati.